Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, benvenuti, ben rivisti e ben ritrovati con il vostro podcast preferito in audio e in video su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, eccetera, eccetera. Insomma, basta cercare Una vita da lontano e ci trovate, soprattutto per esempio sul nostro sito unavitadalontano.com e poi insomma su tutti gli altri social e anche su Patreon, quindi se volete andate su Patreon, cercate Una vita da lontano e potete insomma dare una mano al podcast e soprattutto guadagnarvi i nostri gadget, le magliette, gli adesivi, le tazze, eccetera, eccetera. In una settimana che insomma per chi ci ascolta su YouTube vede insomma dei colori che sono alle mie spalle e quindi insomma ci ricorda la settimana che stiamo passando. Per chi ci ascolta insomma il contesto è quello che è, quindi cerchiamo di portarvi un po' di allegria e di gioia, ma soprattutto di raccontarvi delle storie interessanti. Questa settimana non c'è Piero con noi perché è stanco dalle fatiche viaggiatorie, insomma vediamo se magari si aggiunge in corsa, altrimenti lo salutiamo. Con me c'è solo Emiliano Pilotti, Ciao a con tutti. me per raccontarvi o per rispondere alla domanda che è la seguente: come mi vedo tra 5 anni? E quindi passando la linea ad Emiliano. Vabbè, prima dobbiamo lanciare la sigla. Benvenuti a tutti, ciao a tutti anche da Emiliano. Se ci seguite da un po', vi siete accorti che Raffaele insomma non ha fatto il solito inizio, perché siamo destabilizzati dalla mancanza del nostro terzo socio È vero. Piero, che ha dovuto fare insomma un giro, e grazie a quello anche ha fatto nevicare qui a Teramo, perché erano troppe volte, troppi ritorni ripetuti, quindi è stato un caso proprio eccezionale e ha fatto nevicare. Se invece ci state ascoltando tipo ad agosto, non vi preoccupate, perché la cosa importante di questa puntata, come di tutte le nostre puntate, è la nostra ospite di quest'oggi, alla quale diamo il benvenuta Elena Mellara da L'Aia in Olanda. Buonasera a tutti quanti. Ciao, io sono un po' in soggezione, non solo perché appunto manca l'altro socio Sì. al quale io mi appoggio, ma anche per, diciamo così, il lavoro che fai, perché sei una life coach, come lo posso definire? Career coach. Quindi Sì. più di lavoro. Allora, la soggezione è un po' meno, perché a me le cose di vita un po' mi spaventano, e ovviamente per arrivare al punto in cui tu sei una career coach in Olanda, da qualche parte sei dovuta partire. Di dove sei originaria? Di Roma, Di Roma. originaria di Roma e poi trasferita in Olanda dal 2008. Dal 2008, quindi sono tanti anni che sei fuori, però come hai maturato questa decisione di partire? L'ho maturata perché a un certo punto in Italia ho cominciato a non essere più contenta del tipo di lavoro che facevo. In quel caso ero in una grossa, società chimica americana e non mi piaceva più e allora ho detto: "Vabbè, cominciamo a guardare fuori". Ho mandato dei CV, ma nessuno m'ha filato. E quindi dopo 1 anno e mezzo che nessuno mi filava, calcoliamo 2006, insomma poi c'è stata la crisi, una cosa e un'altra, c'è stato nel 2008 un'apertura, di un ruolo in Olanda dove al tempo c'era l'headquarter europeo e quindi ho detto: "Perché no?" Conoscevo la società, conoscevo la persona che avrebbe fatto da manager, conoscevo, dove mi andavo a infilare da un punto di vista di dipartimento, ho detto: "Vabbè, è and voglio vedere che cosa succede." E quindi son venuta qua. Quindi in realtà avevi un lavoro, una situazione che non ti soddisfaceva Mh. al massimo, e hai deciso di prendere una decisione che in
non tantissimi fanno quando hanno già qualcosa, quindi di andare a cercare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio, qualcosa di nuovo, e ti sei messa in gioco in questo modo. Per te la destinazione era indifferente, oppure quando è capitata l'Olanda hai detto va bene, volevo andare proprio lì? Assolutamente no, anche perché insomma se da voi nevica, qui piove incondizionatamente da giugno dello scorso anno, quindi figuriamoci che tipologia di tempo che ci può stare. Sempre, e questo vale anche ad agosto, quindi per chi ci ascolterà ad agosto sappiate che qui comunque piove, È un non po' come cambia. l'Irlanda, insomma, piove sempre. Bravo. Diciamo che l'Olanda era il luogo dove c'era l'headquarter principale europeo, quindi io quello che mi son sempre detta trasferendomi è: vado a fare sì un nuovo lavoro, una nuova esperienza, ma la vado a fare con la rete, quella che normalmente mettono i trapezzisti sotto, no, un po' da una rete di salvezza, perché appunto conoscevo la società, c'ero già dentro da 8 anni, conoscevo la tipologia di lavoro che andavo a fare, il posto me lo son fatto piacere, perché poi comunque l'Olanda brutta non è alla fine della fiera, cibo e temperature a parte insomma, però c'ha tante altre cose che sono molto, molto belle, e quindi ho detto: "Vabbè, andiamo". E avevo anche un partner a quel punto che, come Emiliano ha detto, dice la decisione non era semplice, mi son detta: "Se son rose fioriranno, so sfiorite, arrivederci e grazie", e abbiamo continuato da soli. Quindi che è una storia comune. Lo hai stavamo anche dicendo. fatto un check diciamo così, di affinità totale, è stato anche un controllo. Sì, da quel punto di vista lì sì. No, dicevo che è una storia comune ai nostri ospiti, che spesso sono partiti con un partner e poi dopo sono finiti con un altro, tra virgolette, o comunque insomma la storia d'amore con la quale erano partiti, insomma, è andata tutt'altra parte. Quindi evidentemente il cambio di vita poi significa anche il cambio di sentimenti in un modo o nell'altro, o mette alla prova le relazioni in un modo o nell'altro, no? Decisamente. Anche se tu avevi, diciamo così, dei punti di riferimento, un trasferimento, diciamo così, facilitato appunto dall'appartenenza all'azienda, dalle conoscenze, da avere una rete anche di persone, però comunque il primo acchito con un paese straniero, una situazione straniera, è sempre quello che mette alla prova tutti, per cui se si riesce poi magari a passare una specie di selezione informale all'espatrio, dopo magari si riesce a restare, si migliora la propria vita, si trova la propria strada. Quali sono state le cose che ti hanno messo alla prova all'inizio, a parte il lavoro in sé? C'è la lingua, c'è la mancanza di una serie di cose? Allora, la cosa che all'inizio m'ha devastato è stato il riuscire a capire quale autobus dovevo prendere le mattine che non potevo andare in bicicletta, perché altrimenti era una strada da fare in bicicletta, avevo anche la company bike, a molti danno la macchina, a me m'hanno dato la bicicletta, quindi so' stata fortunata. Però ci sono stati alcuni momenti dove il tempo era tale che non me la son sentita, quindi le prime cose devastanti son state: "Va bene, vado alla stazione e poi da lì so che c'è un autobus. Qual è l'autobus?" Non si riusciva molto bene a capire. Perché? Perché dalla disorganizzazione dell'Italia si è passata alla mega organizzazione dell'Olanda, quindi, in effetti era molto semplice se sai dove guardare. Quindi già l'idea diciamo il prendere l'autobus le prime volte è stato abbastanza: "Oddio, adesso?" Quindi questa è stata una delle cose che mi ricordo con più sì, adesso ci rido sopra, però insomma è stata abbastanza tesa, c'ho impiegato 20 minuti la prima volta, per capire Oh, dove dovevo andare. ma poi ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, specificatamente dell'Olanda, dove sicuramente tutti parlano inglese, e non è come andare in un paese dove parlano solo la loro lingua, ed è difficile, però comunque
l'olandese non è una lingua facile e quindi c'è anche uno scalino abbastanza alto all'inizio, semplicemente per diciamo così trovare le formule sui cartelli e iniziarli a mettere insieme alle parole e ai concetti, no? Questo momento è un momento che è una sfida vera e propria e mette alla prova. Tu quanto tempo ci hai messo per diciamo così trovarti a tuo agio e avere punti di riferimento? È stato lungo o lo hai fatto per gradi e non ti è pesato? Diciamo che l'ho fatto per gradi e non mi è pesato, nel senso che per quanto riguarda l'olandese, conoscendo io il tedesco, ho fatto un mix and match e quindi da quel punto di vista lì è stato più semplice. Da lì poi ho avuto la mia capa dell'epoca che m'ha detto una cosa che io vorrei offrire ancora oggi, cioè non andare contro la cultura ma abbracciala, perché sì. se l'abbracci è molto più semplice. Detto questo, ci sono stati alcuni momenti dove non si riusciva a capire da un punto di vista proprio di processo che cosa devo fare, cioè perché devo fare determinate cose in una determinata maniera, come poteva essere pagare 1 euro in più oltre al biglietto dell'autobus, perché devo pagare un biglietto 1 euro in più oltre al biglietto che già ti pago, perché era in orari che erano abbastanza desueti, quindi per compensare loro chiedevano 1 euro in più. L'olandese non te lo spiega il perché, ti dice è così, se no scendi dall'autobus e quindi uno diventa scemo a capire ma perché io lo pago l'euro in più, ma dimmi perché. Spiegami. Loro lo danno per scontato, esatto, perché per loro sei nel sistema, ti devi adeguare al sistema. E quindi diciamo che con non combatterlo ma abbraccialo è stato più semplice avere una transizione insomma dall'Italia all'Olanda. M'hanno anche aiutato, i miei colleghi m'hanno aiutato, vai su questo sito se vuoi prendere la bicicletta che non la paghi 1.000.000 di euro e la paghi molto di meno, m'hanno aiutato quando dovevo traslocare, quindi insomma è stato più Quindi ti sei integrata bene, insomma, nel complesso rispetto a tanti altri italiani, ma anche dico spagnoli, anche francesi che magari quando si trasferiscono all'estero rimangono sempre nella loro comunità e non abbracciano, ecco, come hai detto tu, Ma sai che c'è? È inutile voler trovare la pasta come la fa mamma, in Olanda, perché, fai venire su mamma e te la fa lei, insomma, capito? Cioè, a quel punto io c'era molto di più la curiosità di, andare a provare tutti quanti gli altri 500 milioni di ristoranti che in Italia non ci sono. L'indonesiano piuttosto che il coreano, piuttosto che il giapponese, capito? Adesso ci sono, però pensate che nel 2008 a Roma non è che c'era l'indonesiano. Adesso hai citato Roma, e com'è stato invece lo stacco da Roma, dalla capitale, che è una città importante nella vita di chi ci vive? nella vita dei romani, che adorano, amano, rimpiangono, odiano, ma insomma Roma poi è sempre Roma per i romani. Roma è sempre Roma, non me la toccate, io son prima romana e poi italiana, mi guardano sempre male quando lo dico, però vabbè. Il distacco da Roma era quello che volevo io, quindi da quel punto di vista lì e poi comunque tornandoci almeno ogni 2 settimane per il primo anno, c'è stato un distacco che è stato abbastanza parziale. Ero contenta di non vedere quella fiumana di gente, le macchine, i turisti, la calca, le buche, ero tanto contenta perché son finita da una città con milioni di abitanti a Leiden che perché all'inizio io ero a Leiden che, boh, se ci sono forse 400.000 abitanti, è grasso che cola. Quindi, Sì, insomma, una città non indifferente, però non una metropoli gigantesca,
tentacolare, complessa e che richiede anche molto impegno per viverci. Un altro aspetto che ho notato prima, diciamo così, lo stacco culturale che c'è ovviamente con quasi tutti i paesi, perché no, ci sono delle differenze e ci devono essere culturali. Un altro è passare appunto da una situazione in cui ci sono tantissime situazioni, sto pensando adesso per esempio a fare una coda a un ufficio qualunque, dalle poste a un ufficio medico, da una situazione in cui c'è un codice di condotta e di competenza, di conoscenza di come funzionano le cose, che devi fare e cosa non devi fare, a un altro dove è tutto organizzatissimo, però ti mancano i dati, ti manca il vocabolario delle situazioni e del luogo. Ovviamente all'inizio si notano anche delle differenze culturali di comportamento, come per esempio darsi un appuntamento, la differenza appunto della vita sociale. Dopo tutti questi anni il tuo bilancio della tua integrazione nel paese, cosa ti è piaciuto? Cosa ti porteresti via sicuramente da questa esperienza finora? Bella domanda. Il bilanciamento che hanno tra la vita professionale e la vita privata. Loro alle 5 staccano, non è come noi, sì adesso faccio un'altra cosa, sì vabbè però alle 5 l'olandese in ufficio non ci sta più. Alle 5 dentro un negozio in Olanda non se va, a meno che non chiudano alle 6, capito? Ma anche alle 4:50 non ti fanno più nemmeno entrare, proprio perché c'è questo bilanciamento tra l'io in ufficio e l'io a casa, insomma. Quindi quello è sempre stata una cosa che ho sempre detto: sì, mi mordo le mani perché alle 4:50 non mi fanno entrare, però beati loro che riescono a fa' una cosa del genere. In Italia non si riesce. Il famoso Assolutamente. career life balance di cui si parla sempre, no, anche quando ti Mh. fanno delle interview per un posto di lavoro, spesso c'è questa domanda per capire come poi gestisci la tua vita, no, insomma Mh. nello stress del lavoro che poi andrai a fare. Sì. Ed è uno di quegli aspetti che è stato messo, diciamo così, alla prova durante la pandemia, quando sono stati spostati tutti quelli che potevano a lavorare a casa, no? E quindi questo bilanciamento tra vita e lavoro per moltissimi a un certo punto si è inceppato, non solo nei paesi come il nostro che ti mandano delle email il fine settimana normalmente, non solo quando stai a lavorare a casa, ti chiamano a tutte le ore, ma anche in quei paesi dove normalmente le cose sono un po' più organizzate, un po' più diciamo così distinte, per cui è un momento particolare questo della nostra vita comune non solo di italiani, ma di europei, ma un po' di tutto il mondo, in cui le cose cambiano e ci fanno come dire, riconsiderare come vivevamo prima. Hai vissuto la pandemia in Olanda, giusto? Mh-mh. Non dico Sì. una stupidaggine. Come è cambiata la situazione durante la pandemia e come l'avete vissuta in Olanda? Tu, avendo contatti in Italia, sicuramente qualcosa hai potuto paragonare. Allora, da un punto di vista dell'ufficio, anche qui è successa esattamente la stessa cosa che in Italia. Quindi, da quel punto di vista lì non è cambiato niente. Anche qui chi aveva i bambini a casa è impazzito, povero. Io so' stata relativamente fortunata perché bambini non ne ho e quindi mi son goduta casa, quindi era stata una cosa di: "Yeah, non devo fare nessun tipo di giro di peppe intorno alla Reale per andare dall'Aia ad Amsterdam", perché, questo era il commuting che magari avevo. Quindi queste ci so' state molte similitudini rispetto all'Italia. Quello che c'è stato di differente, c'è stato un po'
modo su come l'olandese si è rapportato rispetto alla pandemia e rispetto alle misure di sicurezza che venivano richieste. Quindi la mascherina assolutamente loro l'hanno vissuta come Madonna mia, mi state mettendo in carcere, quando invece ti stanno soltanto dicendo ti devi mettere una mascherina perché proteggi te e proteggi gli altri. Siamo al 28 di febbraio e quindi da questo punto di vista qui tutte quante le misure sono cadute 25, quindi 3 giorni fa, come se non ci fosse più niente. Ora è vero che le televisioni stanno dando anche altre tipologie di notizie, la pandemia è passata un po' purtroppo Secondo piano. o per fortuna in Sì. secondo piano, non so neanche più come dirlo. Sì. Io sinceramente mi piace quando mi dicono allora i risultati della pandemia oggi sono sì, grazie a un minimo di normalità. Perché non è successo niente di peggio, è quella Ecco. la considerazione che facciamo esatto. ormai in questo momento. Esatto, capito? Quindi sì, diciamo che l'olandese ha veramente vissuto in maniera molto traumatica questa storia delle restrizioni personali. Per il resto, sì, l'olandese, ma anche l'Olanda in genere sono stati un po' più tardi rispetto agli altri, mentre l'Italia aveva già cominciato la terza dose, qui non si vedeva neanche, non se ne parlava nemmeno, poi essendo di meno, perché siamo soltanto 17 milioni, hanno recuperato e hanno accelerato, però perché son bravi a mettere in pratica le cose, sono organizzati. E invece, agganciandomi poi al lavoro che fai tu, no, allora di quest'anno si è detto che è l'anno del Great Resign, no, di un sacco di gente che cambia lavoro. Se come me guardate CNBC Make It, che è un canale che c'è su YouTube di CNBC, ci sono tutte queste storie di millennials che a un certo punto prendono e cambiano lavoro e vanno a fare un'altra roba, eccetera, eccetera. Da questo appunto il termine The Great Resign, perché tutti cambiano lavoro. Adesso, prima di andare poi a come si fa, quali possono essere i consigli, eccetera, eccetera, hai visto intorno a te questo Great Resign in termini di persone che a un certo punto hanno detto ok, basta, da fine quest'anno, da questi 2 anni sono andati così, cambio vita, cambio lavoro, eccetera. Assolutamente sì, e forse anche grazie al lavoro che faccio, il Great Resign, Great Resignation o Great Reshuffle, come viene più o meno chiamato, è in piena espansione. Ho veramente tante persone con cui parlo quasi giornalmente che mi dicono: "Io mi so' scocciato, non è più quello che voglio fare", ma non è soltanto una situazione del il lavoro in sé per sé, capito? C'è anche gente che a un certo punto ha detto: "Sentite che c'è, ma mi fate un piano di pensionamento? Un mio amico da ieri vive a Gran Canarie, dall'Olanda, tu capisci?" Che A parte i 20 gradi ecco. rispetto ai 5. Parte la differenza. È un gran cambiamento, beato a lui. Prima, diciamo così, nella fase tua di trasferimento, di cambiamento di vita dall'Italia, eccetera, eccetera, non ti abbiamo fatto le domande che si possono fare normalmente, cioè quali sono i consigli che puoi dare a qualcuno che vuole trasferirsi, che sta pensando di trasferirsi. Diciamo, ne parlo adesso proprio per allacciarmi a quello che dice Raffaele, perché se in questo momento avete pensato di cambiare vita, cambiare lavoro, sicuramente ci sono dei consigli da poter dare, da poter ricevere. Per esempio, rispetto proprio all'Olanda, cosa dobbiamo considerare se ci vogliamo trasferire, non dico domani, ma magari dopodomani? Allora, la prima cosa, e vedo che in tanti ancora continuano ad avere la stessa idea, è che in Italia si pagano più tasse rispetto agli altri paesi. Non è vero. Quindi diciamola veramente una volta per tutte, non è che venite qui in Olanda e automaticamente pagate molto di meno rispetto a quello che pagate in Italia. No, anche qui ci stanno le fasce, si va fino al 50% di tassazione se ovviamente guadagni oltre un certo tetto, quindi non sfatiamo questo mito in Italia, al di fuori dell'Italia le tasse sono di meno, prima cosa.
Altra cosa che bisogna sapere in Olanda, ma forse più che in Olanda, un po' per tutta Europa, fare delle ricerche su effettivamente quello che essere chiari sul ruolo che si vuole avere. Nel senso, vuoi cambiare lavoro, che vuol dire cambiare lavoro, o vai a fare la stessa cosa in un'altra azienda, in un altro paese, oppure vai a fare un ruolo completamente diverso. Devi sapere fin da ora che cosa vuoi fare. Se no è molto più difficile. E terza cosa, l'inglese. Se non vuoi imparare l'olandese, io sono a un livello intermedio, non sono a livello fluente, quindi non mi è mai servito, perché ho sempre lavorato in aziende multinazionali, quindi non era richiesto, però l'inglese è più che necessario. Vedo gente su Facebook scrivere so un po' di inglese, che faccio? Stai a casa. Sì, studia. Cioè, studiati, mettiti davanti a YouTube, ci stanno 78 milioni e mezzo di cose da fare, però insomma l'inglese deve essere fluente. Non venite se l'inglese è meno di meno e pensate di trovare il barbiere italiano, il dentista italiano, il cose da... No. No, perché poi insomma bisogna saper comunicare, il pane bisogna andarlo a comprare. Io dico sempre, quella volta che sono andato a chiedere one thing to wash my mouth after I brush my teeth, quello mi ha detto mouthwash, che ho detto sì, quello lì volevo. Però erano tipo 3 settimane che vivevo in Irlanda e il mio livello di inglese non è esattamente il massimo, però poi dopo uno si scontra con quelle robe lì, allora se poi ci devi lavorare diventa ancora più complicato, no? Perché se no non ti prende nessuno, adesso soprattutto, magari 20 anni fa forse, adesso forse proprio non è il caso, no? Ma non ti fanno nemmeno lavorare, perché poi sempre nell'ottica del Great Resignation o Great Reshuffle c'è tanta gente che il lavoro ce l'ha e sta pensando di cambiare, quindi a quel punto tra uno che l'inglese lo sa gnic e gnac e sta in Italia, prendono quello che l'inglese lo sa meglio e sta già in Olanda. È vero. Assolutamente. Allora, mi era venuta in mente una cosa, ma me la sono dimenticata con Nick e Gnac, perché è esattamente la definizione giusta di come spesso parlo io l'inglese, che non che c'ho il vuoto nel cervello e mischio tutte le lingue che ho, però qualche volta lo riesco a parlare bene. In Italia c'è anche spesso una difficoltà a definire esattamente il proprio ruolo e il proprio lavoro, perché spesso c'è tanta gente, soprattutto quelli che magari desiderano un cambiamento di prospettiva, e perché magari sono in delle situazioni in cui devono fare più cose che magari in aziende un po' più strutturate o in altri paesi comportano proprio delle figure professionali diverse. Invece qui con la contiguità spesso si mischia. Quali possono essere le risorse che ci sono magari online o i professionisti per aiutare in un percorso di capire chi sei, che fai, qual è il tuo punto, diciamo così, quali sono le competenze che hai e come le puoi spendere, perché spesso si ha anche questa difficoltà. Allora, opzione 1, chiamare qualcuno come me che lo fa di mestiere, che quindi ti sa dire sei A piuttosto che B piuttosto che C, ok? Quindi quello è un'opzione. Seconda opzione è mettersi su LinkedIn oppure sulle altre piattaforme che offrono lavoro, che sono, lo ricordiamo, Glassdoor oppure Indeed oppure Monster o Monster Board, perché in alcuni paesi si chiama in maniera diversa, e vedere quali sono le offerte di lavoro, capire da quello che viene messo nella descrizione del ruolo che cos'è, quali sono le mansioni e i task e le responsabilità che sono più importanti, e da lì fare un mix and match. Bisogna dire che le aziende, purtroppo per fortuna, in questi periodi stanno diventando molto fantasiose, quindi anche lì le aziende sono un po' colpevoli nel chiamare il ruolo in una determinata maniera, e quindi sì, mettersi lì, fare una ricerca, soprattutto su LinkedIn. I filtri su LinkedIn sono molto
utili per non solo fare una ricerca, ma anche per salvarla in maniera tale che poi arriva direttamente in email. Quindi impostare una ricerca specifica può essere utile per capire quale può essere il ruolo che o quali possono essere le mansioni che possono poi che uno già ha e possono essere trasferite in un altro ruolo. Questa ingegneria inversa vale anche per chi appunto sta cercando di trasferirsi, cercando un lavoro, magari sa bene che cosa fa, per capire che cosa viene richiesto all'estero, quali sono esattamente le figure che sono richieste in un annuncio, perché anche questa, diciamo così, non sembra una cosa difficile, ma è uno dei 100.000 errori che si fanno quando si cerca lavoro o quando ci si propone in delle situazioni che si conosce poco, che magari devi sbattere la faccia tante volte prima di capire esattamente come funziona, cioè una specie di codice, di linguaggio specifico di questo mondo, di questa ricerca di lavoro. Ritornando, diciamo così, un po' al generale e all'olandese, dal punto di vista della diciamo così, vitalità lavorativa, del cambiare carriera o comunque del cambiare lavoro, dell'essere sicuri nel tuo, però di cercare qualcosa di meglio. È un paese che sembra molto più vivo, molto più movimentato del nostro, in cui, come dire, cambiare lavoro è molto complicato, lo si fa quando si deve, quando c'è necessità, quando si ha un lavoro è molto più facile perderlo piuttosto che cambiarlo, no? Diciamo. E da quel punto di vista, che cosa hai notato, appunto, arrivando dall'Italia, arrivando da fuori, riuscendo ad analizzare non solo il mondo del lavoro, ma anche una società diversa, da questo punto di vista, e come ci immaginiamo e come lo dipingiamo un paese in cui appunto ci sono più certezze, c'è una situazione migliore? Allora, da un punto di vista di fluidità del lavoro, assolutamente sì. Ti do l'esperienza mia. Io dopo 2 anni e mezzo che ero arrivata in Olanda, voilà, sono stata licenziata perché il mio ruolo è stato cancellato. E quindi che è successo? È successo che mi sono dovuta ritrovare un altro lavoro e l'ho voluto cercare in Olanda proprio perché non avevo le possibilità per tornare in Italia c'erano, c'avevo una casa, all'epoca c'avevo ancora un partner e quindi niente mi impediva di rifare le valigie e tornare. Mi sono detta: tornare a fare cosa? Proprio perché, Emiliano, come dicevi tu prima, c'era una staticità italiana che all'epoca era ancora più importante. Quindi mi sono rimessa a cercare e ho trovato lavoro nel giro di 3 mesi e mezzo. Okay, era un lavoro che sapevo che sarebbe finito, sono stata 2 anni e mezzo e non mi hanno poi rinnovato il contratto il terzo lavoro l'ho trovato dopo 1 mese e mezzo. Quindi vedete che negli anni, quindi calcola, arrivata nel 2008, gennaio 2011, lavoro cancellato, quindi si trova facilmente ma si perde anche facilmente. Quindi sfatiamo l'altro mito che oddio non ti possono licenziare, ti licenziano anche in maniera abbastanza semplice. Ci sono però dei sussidi statali che sono molto più importanti rispetto a quelli che ci sono purtroppo in Italia. Ma questo è un altro discorso. Quindi primo lavoro così, trovato dopo 3 mesi e mezzo, secondo lavoro era 2012 dicembre, trovato un altro lavoro dopo 1 mese e mezzo e l'ultimo lavoro l'ho trovato dopo un altro l'ho cercato mentre facevo l'altra cosa e poi mi sono licenziata e l'ho trovato dopo un paio di mesi che cercavo, quindi fluidità massima, quello adesso ancora molto di più. Che secondo me compensa sempre il fatto di dire, no, non c'è il posto fisso tra virgolette, no? Però il fatto di sapere che ok,
se non va bene così, voglio dire, ho 100 più opportunità rispetto all'Italia, mettiamola così, ma insomma anche in un'altra situazione, posso dire la Spagna, qualche altro paese diciamo del sud dell'Europa, di trovare lavoro, insomma, lo dico sempre, non in Olanda, qui in Irlanda io e Piero lavoravamo per un'azienda, a un certo punto c'è stata la crisi e ci hanno dato la cosiddetta redundancy e ci abbiamo messo forse nemmeno 2 settimane a trovare lavoro per un'altra azienda ancora più grande, per la quale io ancora lavoro e che invece poi Piero e gli altri ragazzi poi hanno cambiato anche lì, quindi in realtà sì, bisogna stare un po' più attenti perché insomma la previdenza è diversa eccetera eccetera, però insomma se uno poi si sa muovere, insomma riesce poi a recuperare facilmente, no? Assolutamente sì, ma infatti quello che io dico è, prima di tutto son grata a chi, ha deciso di cancellare la mia posizione, perché dopo non solo ne ho ritrovata un'altra, ma mi hanno anche promosso a livello manageriale e quindi alla fine quando io ho deciso di dire basta con il lavoro che facevo prima, automaticamente ho fatto comunque anni di lavoro di gestione delle con gestione di persone direttamente, oltre a gestione di insomma, budget importanti e quindi alla fine la carriera l'ho fatta. Questo poi m'ha anche insegnato che, è meglio non avere a questo punto il lavoro fisso, proprio perché almeno per l'Olanda, se tu non hai il lavoro fisso, quindi se non hai un contratto a tempo indeterminato, ti dà la possibilità di uscire da un lavoro che magari non vuoi fare più, in maniera più semplice, ed avere diritto ai sussidi statali, che qui in Olanda pagano il 70% dell'ultimo stipendio che hai avuto, che non è proprio poco. Non lo pagano per sempre, adesso non è il paese dei balocchi, lo pagano per un X di tempo che è pari ai mesi e agli anni che tu hai lavorato, in Oh, generale in Olanda. e soprattutto come ottica c'ha quella di aiutarti a trovare il nuovo lavoro senza morire di fame, diciamo così, no? Esatto, Non è una cosa che a un certo punto ti puoi tenere per il tempo che ti pare, no? E soprattutto in Olanda, diciamo così, viene utilizzato proprio con questo scopo, cioè di non rimanere appunto senza niente, però ti permette di trovare un nuovo lavoro migliore di quello di prima. E sì, magari anche loro tireranno i tempi al massimo possibile, però se non hanno trovato niente di buono, poi dipende pure dai singoli, diciamo così. Io nel frattempo mi sono venute in mente Sì, tante domande interessanti che mi sono dimenticato, ecco. però questo è il momento in cui Raffaele di solito fa un riciccio. Allora, stiamo parlando con Elena Mellara, che è una career coach e tante altre cose. Insomma, poi ci racconterà, ci continua a raccontare. In Olanda noi, come sempre, siamo quelli di Una vita da lontano, per cui vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali, di contattarci, di trovarci, di likearci, come si dice da queste parti, su tutti i nostri social. Basta cercare Una vita da lontano e poi unavitadalontano.com e poi Patreon, YouTube, Spotify eccetera eccetera, se volete continuare a sentire le nostre storie. Normalmente siamo in 3 perché c'è anche Piero Carlucci che questa sera non c'è, ma insomma si ritroverà, riapparirà anche con noi nella prossima puntata. Career coach, stavo guardando il tuo profilo di LinkedIn, perché poi alla fine di quello abbiamo detto, no? Abbiamo parlato di LinkedIn, abbiamo parlato di Glassdoor, eccetera, eccetera. A un certo punto hai svoltato, nel senso che dal marketing sei passata alle risorse umane, tra virgolette, quindi dai numeri ai dati ti sei buttata sull'essere umano, insomma, come mai? Che cosa è successo? È successo che il lavoro che ho fatto fino al 2019 era un lavoro che aveva scelto me, ma non avevo scelto io, in cui ero cresciuta all'interno del lavoro perché alla fine il lavoro lo sapevo fare, quello di cui mi occupavo specificatamente erano prezzi, strategie di prezzi, ricerche di mercato, previsioni di vendita. E a un certo punto aveva a che fare coi numeri. Io in matematica c'avevo 5, se non di meno, quindi
Quindi significa che anche uno proprio capro in matematica, questo lavoro, se hai altri superpoteri, come li chiamo io, riesci a farlo lo stesso. A un certo punto ho deciso, avendo appunto 5 persone che mi riportavano, ho visto che il mio cuore non era mai stato, non era nei numeri, ma era nelle persone, e quindi ho detto ok, cioè, è il momento di scegliere io il lavoro che voglio fare io per il mio futuro, perché comunque nel 2019, non mi vergogno a dirlo, avevo 49 anni. E quindi hai detto forse è il caso di ascoltare il cuore, insomma, quindi Eh sì, okay. ascoltiamo il cuore, e quindi sono diventata una great Anche tu? reshuffler In anticipo? anche io in anticipo. Quindi che adesso che cosa fai? Nel senso, se lavori per te stessa, lavori per un'azienda, quali sono le Tante cose. Allora, lavoro per me stessa, nel senso che ho i miei clienti privati, e poi sono associata a delle piattaforme di coaching che sono abbastanza famose, ma non gli facciamo pubblicità su mh-mh. questa, a meno che non mi dici di sì, ma anche no. Se vuoi farlo, Ehm altrimenti insomma mandiamo la fattura, insomma come vuoi tu. No, 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 comunque, sono associata a delle piattaforme di coaching che hanno loro appunto, contatti con delle società, e poi a me arrivano direttamente i clienti, e collaboro anche con delle aziende, in Italia, per appunto dare career coaching, oltre a fare ovviamente coaching pro bono, che è sempre utile, soprattutto a chi non se lo può permettere. E quindi Oh, workshop soprattutto sì. no, volevo dire, questo tipo di figura, professionale che sei tu in questo momento, non è che esiste da sempre, da 50 anni, no, è una roba molto recente che si sta strutturando man mano, adesso è già strutturata da un po', e quindi, ehm, diciamo così, anche come si fa, anche, come tipo di rapporto tra aziende, portali, aggregatori, professionisti e poi clienti o utenti, a seconda del tipo di rapporto, diciamo così, che si costruisce man mano nel tempo, cioè si struttura, diventa, perché io per esempio avrei potuto immaginarlo, però quando hai detto no, portale di coaching, ho detto "Oh, questa è una cosa in cui non mi sono mai imbattuto", appunto perché non è una di quelle di quei mattoncini che sai che esistono, che stanno su internet, dove puoi andare a cercare adesso i corsi, no, corsi organizzati seri di qualunque cosa. Adesso sappiamo che ci sono dei portali dove puoi andare a fare questi corsi. Adesso ci sono i coach, e ci sono sicuramente dei posti dove possiamo andarcene a cercare uno, o con dei percorsi normali. Quindi è anche una cosa interessante da fare, perché cambia mentre la fai un pochino, diventa qualcosa di nuovo ogni volta. Mi Assolutamente sì, mi era piaciuto assolutamente sì. questo aspetto particolarmente. Sì, sì, diciamo che soprattutto le piattaforme di coaching, che sono quelle che stanno venendo fuori adesso, calcola che la piattaforma più famosa di coaching in questo momento fa circa 1 milione di ore di coaching all'anno. Okay. Capito? Quindi, queste, sono i dati dell'anno scorso, quindi è sicuramente una tipologia di un ruolo molto in evoluzione, sia che sia affiliato all'azienda, cioè ci sono delle aziende che hanno i cosiddetti coach nell'azienda, sia quelli esterni, è un ruolo in divenire. Hai detto bene Emiliano, bisogna comunque, e io questa è un qualche cosa che consiglio sempre: chi vuole diventare coach deve fare un corso, un percorso di certificazione che sia un percorso di certificazione riconosciuto, e non quelle cose un po' da cowboy, che ogni tanto la gente si piglia e si mette dice: "Come divento coach?" Ti iscrivi coach, lo metti scritto Eh sì. appiccicato con lo scotch sulla porta. Purtroppo lo fanno ancora in tanti. È vero, perché io tra l'altro ecco, perché è una nuova professione, ho un sacco di colleghi e di amici che in un modo o nell'altro, sia con dei corsi di
qualche mese, ma anche di colleghi che sono proprio tornati all'università, perché qui a Cork, UCC, che è l'University of Cork, ha proprio un corso universitario di coaching, e quindi so che insomma c'è gente che un sacco di gente che si avvicina, e poi io da utente, l'azienda per cui lavoro ogni tanto poi ci fa fare dei training, e quindi delle sessioni di coaching, eccetera eccetera. Diversi metodi negli ultimi 3-4 anni vedo che sono stati approcciati. Per esempio l'ultimo era sugli strength, quindi concentrarsi solo sulle tue cose, sulle potenzialità positive, mentre in un altro, per esempio, ci raccontavamo come comunicare, no? Da manager ti davano una mano a come poter approcciare i tuoi colleghi che lavorano con te, insomma. Quindi ce n'è un po' per tutti, però è proprio come diceva Emiliano, è in divenire, è nuovo, magari il rischio è anche quello di perdersi un po' e di confondere le cose, no? Di confondere il coach con uno psicologo, insomma non sono proprio la stessa cosa, no? Magari qualcuno, No. sia l'utente che, diciamo, il fornitore del servizio, ogni tanto confondono, no? Più spesso di quello che uno non pensa. Lo psicologo va a parlare di quello che è successo nel passato, il coach non lo fa mai. A parte che, se dovesse succedere, io immediatamente devo dire al mio cliente: guarda, questa è una cosa da psicologo, se vuoi ti posso dare dei nomi, però il coaching non è questo. Il coach parla per il futuro. Raffaele, tu hai detto degli strength, le potenzialità, che è un qualche cosa che adesso con il Great Resignation è molto utile, perché l'hanno capito anche le aziende. Infatti stanno facendo quello che viene chiamato un upskilling o reskilling, cioè stanno cercando di capire all'interno delle aziende le persone nei vari ruoli, ma che cosa sono brave a fare. E la parte delle potenzialità, che poi io dico sempre li trasformiamo in superpoteri, è quello che io faccio di solito con i miei clienti. Cioè vengono da me e mi cominciano a dire: sì, però io allora però non capisco dove sono bravo, oppure non voglio più fare questo lavoro, ma non ho capito ancora che cosa voglio fare, ma come faccio per capirlo?" Si parte sempre dalla parte delle potenzialità, e si cerca di capire non solo dove uno è bravo, ma quando entrano in azione queste potenzialità, e come poi trasformarli in superpoteri. Sì. E quindi non dico che uno si trasforma poi che ne so, in Capitan America, come Ecco, in altre cose, però ricordiamo che 30 secondi di power pose, ovvero di mettersi nella stessa posizione di Superman o di Wonder Woman o di Batman, eccetera eccetera, qualche secondo pare, insomma, aiuti diciamo il self confidence. E quindi se tu c'hai un meeting dovresti fare 10 minuti di posa alla Superman e poi andare nel meeting, e quindi sentirti un po' esatto. più pratico, mettiamola così, un po' più forte, vero? Sì, questo potrebbe essere un aiuto, e non sentirsi diminuiti se uno è uno Spider-Man e non sa volare come Superman, perché quello che dico sempre: sì, c'hanno 2 poteri diversi, ma tutte e 2 raggiungono i risultati che devono raggiungere. Quindi, proprio perché tutti noi siamo differenti e abbiamo dei superpoteri diversi, non è detto che non possiamo avere quello che vogliamo ottenere, quello che pensiamo sia utile per noi in questo momento. E anche il motivo, il fatto che siamo tutti diversi, non solo per la storia precedente, le nostre esperienze, scuola, lavori, eccetera, eccetera, ma proprio per come siamo fatti singolarmente, carattere, come prendiamo le cose, come vediamo il mondo, come vediamo noi stessi. Ogni percorso è personale e personalizzato, e non è, sì, possiamo dire delle cose in generale, eccetera eccetera, però ogni percorso poi deve essere fatto uno a uno, tagliato sul singolo individuo. E anche questa difficoltà magari di mettersi in gioco e di aprirsi, tra virgolette, analizzarsi, è una
delle situazioni di, diciamo così, di autoimpedimento, no? In cui uno magari prende una cosa in generale che vale per tutti, ragiona su quella, però in realtà non hai lavorato su di te, non hai tirato fuori il tuo superpotere, ma hai pensato a una cosa generale che non va bene. Questo fatto di dover avere un percorso personale e personalizzato con tante persone di continuo, tu conoscerai tantissimi clienti, non sono tuoi amici, sono clienti, però per ognuno ci vuole un percorso diverso, nuovo, e bisogna capirsi, quindi bisogna avere un linguaggio comune. Qual è la cosa più difficile e la cosa invece che magari non più facile, ma che ti dà più soddisfazione di questo percorso? La cosa che mi dà più soddisfazione è quando mi chiamano e mi dicono: "M'hanno promosso per la terza volta in 1 anno e adesso ho un team di 12 persone", che è la cosa che è successa ultimamente a una mia ex cliente, che m'ha proprio contattato dicendo: "È stato una botta di confidenza non indifferente". Cito quasi testualmente Mh-mh. il messaggio che m'ha scritto. Quindi per me il loro successo è anche il mio di successo. Son contenta per loro, e poi ho detto: "Bene, ho fatto un buon lavoro". E poi è vero, ogni persona è diversa, quindi, se è vero che, ogni percorso è ritagliato sulla tipologia di persona, perché magari c'è quello che è un po' più esitante o quello che è un po' più esuberante, è vero che però i meccanismi per arrivarci sono simili, e comunque il processo è un po' simile. Quindi io utilizzo un processo che prima di tutto l'ho sperimentato su me stessa. Io quello che dico sempre è: io quello che do ai quello che faccio fare ai miei clienti prima me lo sperimento su me stessa, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quindi non mi trasformo, spero, o comunque mi trasformo in una versione meglio di me stessa in quel senso, quindi non è il mostro Elena, però è una situazione dove, prima di farlo fare a qualcun altro e di metterlo in pratica con qualcun altro, vedo su di me che tipo l'effetto che fa. E poi da lì quindi diciamo che il risultato è diverso, perché ognuno c'avrà superpoteri diversi. Diciamo che il modo di attivarli però è più o meno sempre lo stesso, e quindi da quel punto di vista lì ci sono degli agganci che si possono fare poi, all'interno del percorso. Oh, hai fatto da career coach a qualche career coach? Ti è già capitato questa Come cosa lo qui? psicologo deve andare dallo Sì. psicologo per farsi Sì. analizzare Sì. prima di poter analizzare gli Oh, altri, mettiamola così. il barbiere va da un altro barbiere, non si taglia i capelli da solo. Assolutamente sì. Se io non ho avuto la possibilità di avere un career coach nel momento che mi serviva, ed è uno dei motivi per cui ho detto: "Beh, senti, sai che c'è? Allora, a tutti quelli a cui gli serve, cerchiamo di connetterci, perché appunto è utile". Sì, anche io ho un coach, ho un mentore, ne ho 2, uno italiano e un'altra americana, proprio perché avere un punto di vista diverso è sempre utile. E, ho dei coach a cui io faccio coaching, e ho, dei coach che fanno a me coaching, quindi sì. Oh, quindi diciamo ai nostri ascoltatori, intanto se pensate che ne avete bisogno, prima di farvi fare il pacco dal signor chi che sia su internet, indagate, cercate di capire quali sono le credenziali, informatevi un pochino bene, e poi questa è una cosa seria, non è una cosa di moda, è una cosa utile che serve per migliorare la propria vita lavorativa, il proprio lavoro, la propria carriera, e anche un po' noi stessi, voi stessi. Detto questo, noi non ti abbiamo, ci siamo fatti prendere da questo aspetto del career coach e del lavoro, perché è interessantissimo e lo è stato sicuramente anche per i nostri ascoltatori. Non ti abbiamo fatto tutta una serie di domande che facciamo di solito. Oggi non c'è Piero, quindi un po' della parte ridanciana non l'abbiamo fatta. Noi di manca il solito comico, adesso glielo mandiamo a dire. no, cioè se non lo posso fare da solo il comico e devo fare quello serio è difficile. Quindi non siamo finiti
venuti come quasi tutte le puntate a Mhm. parlare di cibo, di cosa non riesci a trovare nei supermercati in Olanda, di cosa ti manca di più dell'Italia. Però diciamo che non rimpiangi la vita di prima. Ti sei costruita una vita che ti soddisfa, adesso hai un lavoro che hai scelto, che te lo sei creato. Ti facciamo però la domanda, per esempio, se pensi nel futuro di tornare in Italia. Certo che sì. Oh, e questa è una discriminante perché espatriati dicono sì, espatriati dicono no, solo in Esatto. vacanza. Io allora, per ora è soltanto in vacanza e va bene. Io quello che anche se alla fine della fiera il mio lavoro è quasi al 100% online, quindi Mhm. se sto all'aia, al freddo, coi piedi dentro l'acqua o sto in Sicilia coi piedi dentro la sabbia, sì, è esattamente la stessa cosa. No, l'idea è quella di appunto, nel momento in cui dovrò andare in pensione, o anche prima, dipende poi da quello che succede nella vita, che non lo sappiamo, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni, ancora di più negli ultimi giorni, Certo. se ci fosse stato un reminder ancora da fare. L'idea è quella di ritornare in Italia quando appunto non lavorerò più e soprattutto appunto in Sicilia, proprio. No, in Italia, in Sicilia, sono due cose diverse. Perfetto, e credo che sia a questo punto la chiusura ideale della nostra conversazione. Siamo insomma sopra i 50 minuti, Emiliano, diciamo che insomma possiamo chiudere questa puntata? Assolutamente, noi la domanda delle 100 pistole l'abbiamo fatta, quella più importante. Oggi abbiamo detto un sacco di cose interessanti, utili da sapere per chiunque, non solo per chi vuole andare a vivere all'estero, ma anche per chi ha un lavoro qui in Italia e lo vuole cambiare e sta pensando a qualcosa di diverso, chi ha bisogno di cambiare vita dopo questi anni difficili e pensando che magari ce ne saranno altri altrettanto difficili davanti, speriamo di no. Noi ringraziamo proprio calorosamente Elena di essere stata con noi solo due quest'oggi, di aver condiviso la sua esperienza, anche la sua attività professionale interessantissima da conoscere, da sapere. Vedi, questa è una cosa che ci mancava, quindi la ringraziamo tantissimo. Se vuoi lasciare un messaggio finale ai nostri ascoltatori, se vuoi rivelare una perla di saggezza finale o anche semplicemente una battuta, questo è il momento. Ok, la perla finale è scrivetevi una giustificazione a voi stessi per permettervi di pensare di poter cambiare lavoro. Lo potete fare anche voi. Perfetto, allora melliconsulting.com è il sito di Elena per trovare tutte le informazioni, oppure cercate Elena Mellara su LinkedIn e troverete tutto il profilo con tutte le altre informazioni. Invece noi ci trovate su unavitalontano.com e tutti i social, basta cercare Una Vita da Lontano. Come sempre è stato un piacere, noi torniamo la prossima settimana con un nuovo ospite, con una nuova storia e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao! Grazie.